Ciao a tutti, oggi facciamo la pizza napoletana, quella tonda, e la cuoceremo nel forno di casa. Innanzitutto andiamo a fare l'impasto. Io voglio ottenere 4 pizze da circa 280 grammi l'una, quindi ho dosato gli ingredienti in questo modo. 650 grammi di farina, io ho scelto una tipo 1 forte, 455 grammi di acqua fredda in cui ho sciolto 2 grammi di lievito di birra. A parte ho 20 grammi di sale e un po' di olio. Vado a impastare in una ciotola partendo con un cucchiaio di legno. Quando sarò riuscito a raccogliere tutta la farina dalla ciotola, dai bordi, e avrò iniziato a formare un minimo di maglia proteinica, posso mettere il sale. Lo metto in 2 eventi. Quando anche il sale si sarà assorbito e inizio a vedere che l'impasto inizia a essere un po' più liscio, posso aggiungere anche l'olio. Nel mio caso metterò un cucchiaio e mezzo di olio. Continuo a impastare. Ci siamo quasi. Lavorare questo tipo di impasto a mano è piuttosto difficile, però quasi raggiunto la consistenza che volevo. L'impasto è liscio, tira bene, non si strappa. Non vi negherò che ci sono voluti circa 20 minuti per arrivare a questo punto. Di pause e riprese, ovvero non ho impastato continuativamente 20 minuti perché sarebbe stato davvero distruttivo e controproducente. Ogni tanto ho fatto delle pause per fare in modo che l'impasto si rilassasse e fosse più facile da lavorare successivamente. A questo punto lo lascio un attimo a riposare e intanto spolvero un po' di farina sul mio tagliere, dove andrò a fare l'ultima parte della chiusura del mio impasto. Sporco anche un po' le mani di farina. Eccoci qua. Vado a dare delle pieghe. Se mi accorgo che ho bisogno, mi ungo un po' le mani, vado a finire la pennatura con un po' di olio. Non vi nego che l'olio e le mani unte in questo frangente sono importantissimi per riuscire ad andare a chiudere bene l'impasto. Bene, ora sono soddisfatto. Vado a chiudere la mia palla. La palla è liscia, non la vado a toccare di più o a stirare di più perché rischierei di creare delle sbagliature. Prendo una ciotola oliata, un'altra ciotola oliata e vado a metterla nella ciotola. Bene, l'impasto rimarrà così per un'ora, un'ora e mezza a temperatura ambiente e poi andrà in frigo per 24 ore. Bene, sono passate 24 ore, l'impasto è maturato in frigorifero, fa già delle belle bolle, quindi è il momento di stagliarlo e dividerlo nei 4 panetti che diventeranno le mie 4 pizze da circa 280-285 grammi. Come sempre vado a ungere il piano di lavoro, mi ungo anche le mani, delicatamente stacco l'impasto dai bordi e lo rivolto.
Eccoci. La bilancia è pronta. Divido l'impasto prima a metà, poi in quarti. Peso. Bene, ora li ho pesati, ho circa 280 grammi a panetto, posso andarli a chiudere. Uso una semplice tecnica che ho già mostrato altre volte, lo slap and fold e la pillatura. Stando sempre attenti a non tirare troppo per non strappare la membrana che si è creata all'esterno. Bene, le 4 palle sono pronte, un po' di semola. E ora aspetterò circa 4 ore, anche 5, per la cottura. Aspetterò che più o meno raddoppino il loro volume e che si rilassino in modo da essere più facili da lavorare per stendere in forma di pizza. A dopo. Ci siamo, le palle delle pizze sono livitate, sono pronto per stendere la prima e andare in cottura. Posiziono la palla a testa in giù con un po' di semola, incrociando le dita in questa maniera vado a schiacciare l'aria e a portarmela verso i bordi. La rivolto, faccio la stessa cosa fino a creare una forma tonda con il cornicione integro e non schiacciato. A questo punto prendo quella che sarà la mia palla. Io in realtà a casa ho questo vecchio orologio che uso come tagliere. Ci metto un po' di semola, prendo la mia pizza e la posiziono sul tagliere, gli ridò la forma e inizio a condirla. Pomodoro che ho preparato con un po' di basilico, sale e un filo d'olio. Stando attento a non andare a mettere il pomodoro sul cornicione. Della mozzarella, io ho scelto della mozzarella di bufala che ho messo a scolare per un bel po' di tempo da tutti i liquidi, tutta l'acqua. Qualche foglia di basilico. Il basilico mi aiuterà anche a capire quando la pizza è cotta. Quando il basilico inizierà a bruciacchiarsi, potrò ritenere la mia pizza cotta. E un filo d'olio. Infornerò la pizza al massimo della temperatura del mio forno, nel mio caso a 250 gradi, con del vapore aggiunto per una cottura che durerà circa 6-7 minuti. Prima di andare nel forno do un'ultima stirata e andiamo. Non avendo io una pietra refrattaria, credo che molti di voi non ce l'abbiano, utilizzo la placca da forno ribaltata. L'ho già preriscaldata insieme al forno, quindi avrà una temperatura piuttosto alta e vado a metterci direttamente sopra la pizza. Un colpo secco.
Eccoci qua, dopo 7 minuti la pizza è cotta. Ovviamente io tengo a chiarire una cosa, non è una pizza napoletana, non può esserlo, non potrebbe esserlo in nessun caso per la questione del forno, per la questione delle temperature, per la questione della pietra refrattaria che è cotta in un forno di casa. Però è per dimostrare che anche in casa si può ottenere un risultato soddisfacente. Qualche foglia di basilico, un ultimo filo d'olio. Andiamo a cercare un pezzo di cornicione, tagliamolo per vedere l'effetto interno. Non è tanto biscottata, posso ritenermi soddisfatto. Ecco, buon appetito.